Ok, vi introduco io Elena Migli, qualcuno la conosce già, è una psicoterapeuta di Numana che collabora con la rete, collabora ufficialmente con la rete, è una nostra collaboratrice nei progetti europei, si occupa soprattutto di progetti legati al mondo dei rapporti con le profonde multiple disabilità o problemi di apprendimento, quindi il suo campo è un campo specifico. E qualche tempo fa le ho proposto di entrare a pie pari nell'argomento del bullismo. Perché? Perché gli insegnanti hanno bisogno di capire la psicologia o la psiche, se volete, sia del bullo che della vittima. Perché, come l'hanno dimostrato anche i ragazzini, il bullo spesso è una vittima lui stesso, di se stesso, e non è consapevole né del ruolo che ha, né di quello che fa, né dei danni che può avere. Altrettanto, dal mio punto di vista, il ruolo della vittima. La vittima ha un ruolo esattamente come il bullo, solo che la vittima spesso lo manifesta, gli insegnanti si accorgono da disegni o da altri, da paure o da reazioni o chiusure, eccetera, manifesta un disagio che è difficilmente interpretabile. Come entrare in questa personalità che per tanti versi è una personalità chiusa, perché non comunica tutto, e se lo fa lo comunica con dei gesti estremi purtroppo. Come riuscire a entrarci, quali sono gli strumenti per entrarci, qual è l'approccio che si deve avere. Quello che vogliamo fare con Elena oggi è esplorare questo mondo che è cambiato, che sta cambiando, non è più il nostro mondo, magari tutti noi abbiamo subito degli atti di intimidazione, di bullismo, io per primo quando ero nella scuola, però il mondo di adesso ha altri strumenti, altre modalità, anche l'immagine di sé è completamente diversa. Non c'è più un'immagine soltanto legata all'affronto diretto, alla paura di incontrare la persona che ti minaccia o cose del genere, no, la minaccia è diventata estensiva, ha utilizzato altri canali e altri strumenti verso i quali la scuola ancora è molto indicata. Per cui lascio la parola a Elena Migli e buona lezione. No, non finivo, vado a prendere quelli giusti per Giusto che interessa mezz'ora, ci metteremo un po' al caldo. Abbiamo già qualche mese fa affrontato il discorso della figura del bullo. Quali sono le difficoltà e chi c'è dietro questa immagine del bullo. Questa volta il percorso sulla vittima può essere simile, ma si alzano da un altro punto di vista. Posso spegnere la luce? Forse si può provare, Forse si vede questo. Un po' meglio, no? Sono le linee di quello che faremo oggi, alcuni dei consigli, delle strategie, delle azioni che possono essere fatte in classe per affrontare in generale il problema del bullismo e in particolare lavorare con quella vittima. Quindi avere delle informazioni, osservare, portare attenzione, siete tutti della scuola primaria? Sì? Ok. Quindi sono le azioni nella scuola primaria del bullismo sono ancora magari non così violente, così esplosive come possiamo iniziare a avere nella secondaria, ma ci sono ancora, quindi questo necessita una maggiore attenzione, un occhio più attento a quello che sono le dinamiche della classe, quello che potete fare anche voi per sostenere la classe e l'ambiente. Iniziamo dall'informazione, dal sapere che è la vittima del bullismo, e come possiamo di solito sono i più deboli della classe, per me è un modo di dire proprio non soltanto Buonasera, ciao. Vengono facilmente presi in mira dagli altri, quindi hanno qualche differenza rispetto agli altri, può essere fisica, può essere paese di provenienza. A volte non riusciamo nemmeno a capire perché di tutti i vari bambini viene seguito.
viene scelto proprio quello, però c'è una caratteristica che gli altri percepiscono come diverso, in qualche modo è più debole o non è capace di fare amicizia nello stesso modo, ha delle carenze dal punto di vista della socializzazione. È un bambino insicuro, un bambino timido, ha bisogno di più aiuto e delle figure, magari che mancano delle figure di riferimento nella modalità di relazione con gli altri. Qui c'è il lungo elenco di quello che possiamo vedere, come si presenta eventualmente una vittima di bullismo. Ho evidenziato le cose che potete notare di più voi mentre siete in classe. A volte è complicato identificare la bassa autostima, anche perché la bassa autostima può avere poi delle espressioni diverse, anche i bambini che si mostrano fin troppo sicuri di sé in realtà hanno una bassa autostima. Tra quello che potete vedere ad esempio sono la scarsa capacità di risolvere problemi, di soluzione dei problemi in generale, una mancanza di strategie, è confuso, non ha metodo, non ha quello che viene chiamato appunto il problem solving, la capacità di agire secondo un fine, avendo chiaro il fine e mettere e portare in atto tutte le varie azioni che vi servono. Ha delle difficoltà emotive, le potete vedere magari nei momenti di frustrazione, nei momenti di difficoltà, può avere delle esplosioni di pianto. Il numero di assenze, questo magari può essere più, possiamo avere due possibili casi nel caso delle assenze, o un bullismo già presente, per cui il bambino proprio non vuole andare a scuola, quindi in qualche modo evita, si ammala o comunque ha delle difficoltà, oppure un bambino che per reali problemi di salute è spesso assente da scuola e quindi lì viene a mancare la capacità di relazionarsi con gli altri, perché non c'è il tempo per farlo. Quello che potete vedere in classe sono anche i disturbi psicosomatici, del mal di pancia, un bambino magari che chiama per farsi venire da prendere abbastanza spesso a un certo punto delle lezioni. L'evitamento del contatto oculare è una cosa a cui stare sempre abbastanza attenti come segno nei bambini, un bambino che non vi guarda, che evita lo sguardo, il contatto proprio visivo con voi o con anche gli altri pari, è un bambino che in generale ha difficoltà proprio nel relazionarsi. Lo sguardo è il primo canale ed è anche quello più importante, quindi quando c'è un evitamento di questo contatto potete iniziare a farvi delle domande, a cercare di capire cosa sta succedendo e come mai questo bambino ha questa difficoltà. Buongiorno. Cerchiamo anche di osservare, io ho detto un punto di osservazione complesso sicuramente, le vostre classi, le classi ormai sono molto numerose, ma lo stare di qua, della scrivania, della cattedra, a volte vi permette di avere una visione d'insieme. Quindi sfruttate questa parte dello stare in cattedra come un punto più alto da cui osservare la situazione. In questo caso cosa potete vedere? Magari siamo portati a pensare che il bambino timido, il bambino isolato è un bambino vittima di bullismo, non per forza. Ci sono bambini che sono semplicemente timidi, ma se all'interno della classe non c'è questa dinamica, non ci sono, è comunque una classe coesa che non permette lo svilupparsi di questo tipo di violenze, né è presente un bambino con delle caratteristiche tipiche da bullo, perché pensiamo che il bullismo è un incontro di particolarità, quindi da una parte ci sono bambini che reagiscono ad una difficoltà di relazione, una scarsa empatia in maniera aggressiva, dall'altra chi reagisce a questo in maniera passiva, quindi subendo degli attacchi. Quindi è un incontro, possiamo avere una classe addirittura il bullo e la vittima, ma avere un clima con i terzi,
più ampie, diversi, che non permettono lo svilupparsi di queste dinamiche, perché il resto dei bambini non permettono azioni violente. Questo dovrebbe essere l'obiettivo dell'insegnante nelle dinamiche della classe, far sì che anche se ci sono presenti bambini con queste difficoltà, poi non trovino modo di svilupparle, ma di portarle avanti con delle azioni, ma trovino semplicemente un terreno per poter esprimere le loro difficoltà e un supporto da parte dei loro pari, da parte degli insegnanti, dove hanno appunto dei problemi. Quello che dicevamo prima, cosa potete notare? Le assenze, proprio perché i bambini possono avere anche un rifiuto per l'attività scolastica, la scuola diventa un ambiente difficile, un ambiente in cui loro non vogliono stare, e quindi anche le semplici attività scolastiche che magari a un certo punto prima venivano svolte tranquillamente, ad un certo punto diventano fonte di stress e di difficoltà. La parte sulle relazioni sociali, come dicevamo prima, la vittima non ha capacità relazionale, capacità interpersonale, ha difficoltà e non sa come relazionarsi con i suoi padri, quantomeno quando ci prova non trova un linguaggio adeguato, non trova un linguaggio che gli altri capiscono. L'essere vittima è molto complesso, è una situazione che riempie i bambini di vergogna, anche senso di colpa. Spesso non raccontano, non se ne parla, c'è rabbia ma non sanno come fare o come fare. Quindi è difficile che il bambino venga a chiedere aiuto, oppure magari lo hanno fatto per una prima azione molto piccola, che poi è sembrato una cosa molto semplice. Mi ha rubato la gomma,